Indicinema presenta Vite in pellicola, il podcast di Indicinema. Buongiorno e bentrovati su Vite in pellicola, un podcast di Indicinema. Io sono Laura, redattrice di Indicinema, e ogni giorno che passo sul blog mi capita di leggere le vite di registi indipendenti che hanno realizzato film commoventi, divertenti e romantici. Alcuni di questi lungometraggi, che potete trovare su Indicinema, sono diventati nel tempo veri e propri cult. Ma in questo podcast parleremo soprattutto delle vite di chi li ha creati, andando a scavare nelle esistenze dei registi per scoprire la fonte della loro tecnica creativa. Siete pronti ad immergervi con me nel mondo del cinema indipendente? Allora iniziamo subito con un regista che mi ha davvero emozionata e incuriosita per il suo approccio non convenzionale e dissacrante, il maestro del surrealismo Jan Schwankmajer. Quello che ci accingiamo a scoprire è un artista che ha esplorato i luoghi più nascosti della psiche umana attraverso una miscela di animazione, live action e tecniche sperimentali. È nato a Praga nel 1934 e si è immerso sin da subito nel mondo dell'arte, sviluppando una passione per il teatro, la poesia e le arti visive. Questo eclettico artista cresce a Praga e all'età di 8 anni riceve in dono un teatrino delle marionette. Si dice che proprio questo regalo lo abbia profondamente segnato, alimentando la sua passione per l'animazione e per un mondo fantastico. Voi pensate a un bambino degli anni 40 che riceve un dono magico e affascinante come il teatro delle marionette, un dono all'apparenza semplice, e nessuno può sapere che questo accenderà in lui una passione sempre più forte, destinata a trasformarsi in un flusso di creazione artistica che lo porterà alla ribalta internazionale come maestro del cinema. Ma è proprio quello che è avvenuto. L'interesse per le marionette non rimane infatti circoscritto agli anni dell'infanzia e perdura in lui fino a quando è un giovane adulto. Compie gli studi all'Accademia delle Arti Applicate di Praga nel Dipartimento di Scenografia e in seguito presso l'Accademia dello Spettacolo di Praga, specializzandosi in regia e scenografia presso il Dipartimento di Marionette. A differenza di molti registi, Jan Schwankmajer non ha studiato cinema e ha sviluppato da solo le sue tecniche assolutamente personali. Questo gli ha permesso di distinguersi in modo significativo dai registi tradizionali, superando gli schemi accademici in modi sempre nuovi e fantasiosi. A partire dalla fine degli anni 50, ancora giovanissimo, Jan è attivo nell'espressione visiva autonoma. Si esprime creando scenari e poesie tattili, mentre la sua attività teorica si concentra sulla ricerca dei fenomeni tattili e sull'immaginazione. Una parte considerevole della forza immaginativa di Jan Schwankmajer consiste in un umorismo nero blasfemo e in un punto di vista giocoso che rimanda al mondo infantile. Questo, unito ad una profonda sensibilità, costituisce la sfaccettatura determinante della sua personalità creativa. Nel periodo degli anni 50 la sua opera, sia cinematografica che visiva o letteraria, è connessa alle attività collettive del gruppo surrealista cecoslovacco. La sua carriera cinematografica ha inizio però negli anni 60, con la realizzazione di cortometraggi di animazione in stop motion che già evidenziano uno stile unico e visionario. Le sue prime opere combinano elementi realistici con un umorismo nero e immagini disturbanti, creando un'atmosfera onirica e inquietante per lo spettatore. Ma in che cosa consiste la tecnica stop motion? La tecnica passo 1, detta anche stop motion o frame by frame, è una tecnica di ripresa cinematografica e di animazione. Il termine passo 1 si ricollega alla scelta del numero di fotogrammi per secondo. Se i fotogrammi sono tutti differenti, si parla appunto di passo 1. Questa tecnica sfrutta una particolare cinepresa che impressiona un fotogramma alla volta sulla pellicola.
Affinché la ripresa risulti fluida all'osservatore, l'immagine cinematografica richiede 24 fotogrammi al secondo. Con questo processo è possibile produrre cartoni animati, spesso servendosi di pupazzi snodabili, di plastilina o di marionette, ma molto spesso Schwankmajer utilizza la tecnica passo 1 con attori in carne ed ossa, facendoli muovere come vere e proprie marionette. Negli anni 70 il regista si dedica soprattutto al cinema live action, realizzando adattamenti surreali e grotteschi. I suoi film di questo periodo consolideranno la sua fama di maestro del surrealismo, capace di tradurre in immagini i sogni più reconditi e le paure più profonde dell'essere umano. Il vero capolavoro di Schwankmajer è considerato Faust del 1994, un'opera monumentale di oltre 3 ore che rivisita il celebre mito di Goethe in chiave onirica e disturbante. Il film mescola animazione, live action e marionette, creando un'esperienza visiva unica e indimenticabile. Alcuni dei temi principali che Schwankmajer ha esplorato nella sua opera sono il desiderio e la repressione, l'inconscio, la sessualità, la violenza e la libertà. Per quanto riguarda il desiderio e la repressione, il regista è spesso attratto dalle zone d'ombra della psiche umana ed esplora i desideri più nascosti, le perversioni che si celano sotto la superficie di una realtà quotidiana. Nei film di Schwankmajer sono spesso presenti immagini surreali o oniriche che evocano le profondità dell'inconscio. La sessualità è un tema ricorrente nella sua opera, spesso trattata in modo provocatorio e disturbante. Il regista non esita nemmeno ad esplorare la violenza in tutte le sue forme, da quella fisica a quella psicologica. Ma nei film di Schwankmajer è presente anche il tema della libertà. I suoi lavori spesso celebrano la libertà di espressione e la ribellione contro le norme sociali. E adesso passiamo in rassegna alcuni dei film più significativi della carriera di questo regista così unico e particolare. Nel 1988 esce Alice, un lungometraggio surrealista che rivisita le avventure di Alice di Lewis Carroll in chiave onirica e oscura. La piccola protagonista si ritrova catapultata in un mondo fantastico, dominato da oggetti animati e personaggi eccentrici, frutto della sua immaginazione. Attraverso la tecnica dello stop motion e riprese dal vivo, Schwankmajer crea un'atmosfera inquietante e straniante dove la realtà si confonde con il sogno. Nel suo viaggio attraverso il Paese delle Meraviglie, Alice incontra creature bizzarre come il cappellaio matto, la lepre marzolina, il gatto e la regina di cuori che tutti noi ben conosciamo, e ognuno di questi è rappresentato con un'estetica grottesca e disturbante. Il film esplora i temi universali della crescita, dell'identità e della repressione attraverso un'ottica adulta e pessimista che si discosta dalla fiaba originale di Carroll. La figura di Alice diventa quindi una metafora dell'alienazione e della disillusione, intrappolata in un mondo dominato da regole assurde e da figure autoritarie. Faust, di cui abbiamo già parlato, è un film del 1994 che mescola elementi di live action e animazione in stop motion. È liberamente ispirato all'opera omonima di Goethe e narra la storia di un uomo anziano e disilluso, ossessionato dal desiderio della giovinezza e della conoscenza. Un giorno il protagonista incontra un misterioso individuo che gli offre un patto, la giovinezza in cambio della sua anima. L'uomo accetta e si ritrova catapultato in un mondo surreale e grottesco dove realtà e fantasia si intrecciano. Nel corso del suo viaggio dovrà affrontare una serie di prove e sfide per scoprire il vero significato del patto che ha stretto. Otesanek, noto anche come Greedy Guts, è un film commedia horror surreale del 2000 diretto da Janke Schwankmajer e da sua moglie Eva Schwankmajerova. È basato sul racconto popolare anonimo di Karel Jaromin Erben
ed è un lungometraggio comico in live action e animazione in stop motion ambientato principalmente in un condominio nella Repubblica Ceca. La storia segue l'interessante storia di una coppia sterile, Karel e Barbora, che desiderano disperatamente un bambino. Un giorno trovano un tronco magico nel bosco e lo portano a casa scolpendolo nella forma di un figlio. Il bambino, che chiamano Otesanek, prende vita e cresce rapidamente, ma insieme a lui cresce anche un appetito insaziabile. Il piccolo inizia a divorare tutto ciò che trova, dagli oggetti inanimati agli animali domestici, fino a mettere in pericolo la vita dei suoi stessi genitori. Lunacy è un film di animazione del 2005, liberamente ispirato a due racconti di Edgar Allan Poe, Il sistema del dottor Catrame e del professor Piuma e La sepoltura prematura. Il film narra le vicende di un uomo che si trova rinchiuso in un manicomio gestito da metodi bizzarri ed inquietanti. All'interno dell'istituto, il protagonista si confronta con una serie di personaggi eccentrici e macabri, vittime di trattamenti surreali e grotteschi. La linea tra realtà e illusione si confonde in questo film mentre il protagonista indaga sui misteriosi segreti del manicomio e cerca di sfuggire alla morsa opprimente nella quale è caduto. E veniamo al più recente lavoro del regista, intitolato Insetti. Si tratta di un film del 2018 ed è un adattamento metacinematografico dell'opera teatrale La vita degli insetti del 1920 ad opera dei fratelli Čapek. La storia segue le vicende di una compagnia teatrale amatoriale in una piccola città della Cecoslovacchia che decide di mettere in scena il racconto dei due fratelli Čapek. Mentre provano, gli attori si ritrovano sempre più coinvolti nel mondo degli insetti, le cui vite si intrecciano con le loro. La realtà e la finzione si confondono fino a creare un'atmosfera onirica e disturbante. Insetti è stato girato utilizzando una varietà di tecniche, tra cui l'animazione in stop motion, il live action e il collage. Schwankmajer ha impiegato diversi anni per completare questo film, lavorando da solo nel suo studio di Praga. Tuttavia, molti dei film realizzati da Jan Schwankmajer sono stati creati in collaborazione con sua moglie. I due si sono sposati nel 1957 e hanno condiviso una vita piena di passione per l'arte e la sperimentazione. La loro relazione era infatti basata su un profondo rispetto reciproco e su una grande complicità intellettuale. Eva Schwankmajerova è stata una musa ispiratrice per il marito e lo ha sostenuto in tutti i suoi progetti. I due hanno portato avanti un sodalizio artistico che si è interrotto solo nel 2005, quando la moglie è venuta a mancare. Eva Schwankmajerova è stata una pittrice surrealista, ceramista e scrittrice di fama internazionale ed è stata la moglie del regista ceco fino alla sua morte nel 2005. Ha avuto un ruolo fondamentale nella vita e nell'opera del marito, collaborando con lui in numerosi film e progetti artistici. Ha infatti partecipato a diversi film sia come attrice che come artista. Ha prestato la sua voce a personaggi in film come Faust e Otesanek e ha creato oggetti di scena ed elementi scenografici per molti altri film. La sua opera, caratterizzata da uno stile surrealista e onirico, si intrecciava perfettamente con la visione artistica del marito. Anche come artista indipendente ha ottenuto un grande successo. Le sue opere sono state esposte in gallerie d'arte di tutto il mondo e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. In conclusione, Jan Schwankmajer è un maestro del cinema che ha fatto della passione per la settima arte il filo conduttore della sua vita. A partire dall'infanzia, quando un semplice teatrino giocattolo ha acceso la sua fantasia per la prima volta, ha saputo coltivare un mondo fatto di sogni a volte grotteschi, con cui riesce ad ipnotizzare lo spettatore, trascinandolo dentro al film. Ci sarebbe ancora molto da dire su questo regista visionario e sensibile, che sa curare i suoi film in maniera maniacale, fino molto spesso ad occuparsi anche delle musiche, che sono la colonna portante delle sue creazioni.
ma sul blog di Indie Cinema potrete trovare le schede di tutti i suoi film per approfondire meglio questo grande personaggio che è tutto da scoprire. Questo per ora è tutto dal blog di Indie Cinema. Io sono Laura, vi ringrazio per l'attenzione e l'ascolto e ci sentiamo nella prossima puntata.